Benvenuti sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Allora, oggi vi propongo un nuovo tutorial. Grande richiesta, le babbucce sono facili da realizzare. Adesso l'ho riempita con un pochino di gomitolo che resta per farvi vedere, insomma, per farvi vedere la forma. È facile da realizzare, basta fare degli aumenti all'inizio e poi lavorare il corpo del piede fino ad arrivare al collo. Insomma, questo poi dipende da come vi piace scollata la vostra babbuccia. Poi si lavora fino al dietro per fare poi una cucitura. Ci sono delle piccole diminuzioni se vogliamo fare per rendere leggermente più tondo il tallone più comodo. Io ho aggiunto un piccolo cuoricino, ma lo devo fissare meglio perché l'ho semplicemente appuntato, ma è veramente molto molto carina e calda con questo filato meraviglioso. La struttura del nostro, diciamo, questa vi faccio vedere la struttura di come si realizza. Come vedete andiamo proprio a lavorare la punta con degli aumenti, ma se avete il piede più piccolino, questo è circa un 38-39, sono 24 centimetri e mezzo. Voi potete anche lavorare, se avete il piede più piccolino, meno aumenti. Ovviamente sarà più stretto, ovviamente la pianta del piede, andate avanti fino, lo provate, insomma si prova benissimo e poi proseguite fino alla lunghezza del piede, fino alla lunghezza del tallone. Fate una prova, vedete se si chiude bene dietro, se è troppo lento, ovviamente togliete qualche riga. Io sono arrivata fino all'11ª e sull'11ª ho realizzato due diminuzioni per renderlo leggermente più curvo, però come vedete è facile, è carino e è molto caldo anche con questo filato che è meraviglioso. Allora andiamo a vedere subito il filato e poi il tutorial. Il filato scelto è il Goya, un filato bellissimo. Questo è il color autunno, ha l'86% di lana, 14% acrilico, l'uncinetto dal 5 al 6, ferri dal 6 al 7. Sono 100 grammi alla lunghezza di 200 metri. Questo è un filato super wash. Ha veramente bellissimi colori dell'autunno, come vedete, dal giallo al marroncino, l'arancio, anche delle sfumature color fumo. Uncinetto 4. Allora andiamo a realizzare la nostra babbuccia, ve la faccio vedere non cucita, così avete proprio l'idea di come si realizza. Allora andiamo a realizzare un cerchio magico, degli aumenti, poi andiamo a lavorare in tondo e poi lavoriamo il pezzo che è il sotto e il laterale e poi va cucita e poi rifinita ovviamente. Allora iniziamo con il cerchio magico, prendiamo il filo, lo giriamo 2 volte sulle dita, lo blocchiamo, passiamo l'uncinetto e realizzo una catenella. Ora realizziamo il primo punto. Vado a realizzare una maglia bassa, prendo la costina laterale e realizzo una maglia alta, che è bella robusta. Ora questa conta come primo punto. Ora vado a realizzare 11 punti, che con la prima saranno 12 punti totali. Realizzati i 12 punti vado a tirare il filo, poi con un ago lo passo dietro più volte per bloccarlo. Ora chiudo con la prima maglia che abbiamo realizzato con una maglia bassissima, catenella, rientro sullo stesso punto, sempre maglia alta. Io realizzo sempre 2 maglie basse, sempre costina laterale, e abbiamo realizzato la nostra maglia alta. Prendo il filo, punto successivo, aumento 2 maglie alte sullo stesso punto, per cui per tutto il giro sarà una maglia alta e 2 maglie insieme, per cui un aumento sullo stesso punto. Proseguo fino a completare il giro. Adesso che ho completato il giro vado sulla maglia, che è questa, vedete, questa qui, quella più cicciotta perché si può confondere, e vado a chiudere con una maglia bassissima in questo modo. Ora catenella, entro sullo stesso punto, sempre maglia alta,
prendo la costina laterale e realizzo la mia maglia alta. Questa è la prima maglia alta, la seconda la vado a lavorare e adesso aumento, per cui vado a lavorare punto su punto 2 maglie, per cui la prima, la seconda sul punto successivo e aumento per tutto il giro. Questo è l'aumento. Chiuso con una maglia bassissima, andiamo sempre a realizzare la nostra maglia alta e facciamo 3 maglie realizzate punto su punto. Questa è la prima, la seconda e la terza, e facciamo l'aumento. Anche per questo giro c'è l'aumento e questo è l'aumento. Proseguiamo sempre 3 maglie punto su punto e un aumento. Ho chiuso il giro, sempre catenella, vado a realizzare la maglia alta e anche in questo giro abbiamo un aumento, per cui 4 maglie, questa è la prima, la seconda, la terza e la quarta maglia, andiamo a fare l'aumento, per cui 4 maglie punto su punto e questo è l'aumento per tutto il giro. Adesso che ho terminato gli aumenti vado a chiudere e vado a lavorare solo maglie alte senza più aumenti per 7 giri ancora, come ho fatto. Adesso vi faccio vedere se riesco a chiudere il punto. Allora, sempre maglia alta e vado a lavorare ancora 7 giri senza aumenti fino ad arrivare a un'altezza che vi dico poi in centimetri, e vado a lavorare. Ora abbiamo fatto 1 2 3 4 5, qui 1 2 3 4 5, qui senza aumenti 1 2 3 4 5 6 e 7. Proseguiamo senza aumenti per 7 giri. Allora, ho fatto tutti i giri che dovevo fare, sono in tutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Voi vedete fino a quanto lo volete scollato, se preferite potete anche fare 2 giri di meno, questo poi dipende da come vi piace. Allora adesso vado a tagliare il filo, perché noi ci andiamo ad agganciare, qui. Questa è la cucitura che è venuta, anzi anche dritta, è venuta abbastanza dritta. Allora ci andiamo a agganciare qui, proprio perché dobbiamo fare questa parte, vedete questa parte, cioè i laterali. Io ho deciso di lasciare 12 maglie al centro, per cui sono 6, 3 e sono 6, ecco qui, lascio proprio 12 maglie. Adesso per iniziare entro qui e vado a lavorare con l'uncinetto, prendo il filo, lo faccio passare, ho le mani gelate, passo così con catenella, ecco qui, così l'abbiamo, scusate ero fuori fuoco, ecco. Adesso entro dentro al filo e realizzo la mia maglia alta, sempre 2 maglie basse, in questo modo. Il filo lo passo dietro, poi possiamo poi bloccarlo con l'ago. Vado a lavorare tutte maglie alte, lasciando la parte centrale di 12 maglie. Voi fate una prova e vedete come vi trovate, nel senso che io ho deciso 12 maglie qui, ma voi potete decidere anche di meno, ma anche di più, o anche il pezzo potete farlo più corto. Siccome fa abbastanza freddo, insomma, ho deciso di farlo un pochino più lungo, ma insomma voi potete decidere. Allora adesso io faccio tutto il giro con la maglia alta,
Finito il giro con la maglia alta, torno indietro. Perché? Perché devo lavorare solo maglie alte. Vedete, vado avanti e indietro. Ecco qui, mi fermo perché ne sono 12, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Lascio le 12 maglie. Vado sempre a fare una catenella, volto il lavoro e realizzo la maglia alta, per cui vado a fare avanti e dietro. Tolgo qui, ecco, vado avanti e indietro sempre a lavorare le maglie alte. Adesso sono arrivata a 12, mi fermo a 12 che è meglio come misura. Mi sono fermata a 12. Voi potete anche arrivare a 13 se preferite, o fare delle diminuzioni al centro, questo poi dipende da anche come vi calza. Adesso andiamo a realizzare la cucitura. Dobbiamo cucire a rovescio in questo modo, cui vado a prendere la parte opposta davanti, entro nella prima maglia e realizzo una maglia bassissima in questo modo. Rientro sulla costina laterale, perché ovviamente qui abbiamo le maglie alte, cui dobbiamo, adesso prendo il punto e il punto successivo e vado a chiudere con una maglia bassissima. Mi raccomando, io vi dico sempre da non tirare assolutamente, ecco qui, sfuggita, proseguo fino a cucire insomma tutte le nostre maglie senza tirare, in questo modo. Una volta che abbiamo cucito e nascosto il filo, giriamo, come vedete è perfetto e abbiamo cucito. Ora dobbiamo prendere il filo e dobbiamo rifinire ovviamente la nostra babbuccia. Da dietro prendo il filo e lavoro una maglia bassa, per cui prima faccio la catenella, passo il filo davanti in maniera di bloccarlo, entro dentro al punto e lavoro una maglia bassa. Vado a lavorare tutte maglie basse. Allora facciamo la nostra prova e vediamo quanto lo vogliamo stretto e rifinito. Io vado a realizzare 2 maglie basse per ogni maglia alta di stesa, per cui questa è la prima, andiamo a realizzare dentro qui al nodo, che questo filo poi lo vado a tagliare e proseguo. Questo lo taglio perché impiccio, ecco qui, ok, e andiamo a lavorare tutta la nostra circonferenza. Allora, ho terminato, ho fatto 2 giri di maglie basse, ho preferito farne 2. Ora vado a tagliare i fili. Ho realizzato un cuoricino facendo un anello magico, 3 catenelle, 3 maglie altissime, 3 maglie alte, una catenella, una maglia altissima e ho ripetuto 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, 3 maglie altissime, 3 catenelle e ho chiuso. Insomma, super facile. Ho passato il filo, vado a inserirlo in questo modo, proprio è al centro, sì. Vado poi a prendere il filo dall'altra parte, lo sto mettendo un po' così a caso, ma credo di aver preso bene le misure d'occhio, ecco qui, vediamo se non lo devo rimettere, sì, va bene. Vado a realizzare, questo è il filo che devo tagliare, un piccolo nodo, fiocchetto, quello poi decidete se lasciarlo oppure no. Adesso faccio un fiocco per il momento, così poi decido. Ecco qui, adesso lo lascio in questo modo, poi vediamo come ci sta. Ecco, questo è il nostro cuoricino, eccolo qui. Visto che non resta abbastanza bene, prenderò sicuramente l'ago e vado a fermare anche
i lati del nostro cuoricino, così resta bello, bello fermo. Come vedete la nostra babbuccia è pronta, carinissima, voi potete sempre prendere le vostre misure, questa ovviamente circa 25 centimetri, per cui un 38-39. Poi quando vedete che è troppo lenta potete poi qui fare delle piccole, diciamo, saltare qualche punto, no? Come ho fatto io, renderlo più elastico. È semplice da realizzare, possiamo farla anche più scollata oppure no, o anche più chiusa. Insomma, in questo modo possiamo variare e farla e realizzarla in qualsiasi misura. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, è semplicissimo, seguitemi anche su Instagram se volete, iscrivetevi al gruppo per condividere insieme e vi ricordo sempre il blog, avete sotto le info tutte le informazioni. Un bacione a tutte e ci vediamo ai prossimi tutorial.